Un saluto a tutti da My Apple Tests e buon appetito! Buon appetito a tutti! Vediamo oggi come tagliare la mela. In realtà oggi in particolare ci rivolgiamo agli amanti di droni e in special modo del buon vecchio Xiaomi Mi Drone 4K. Questo drone è ancora valido dal punto di vista tecnico, un po' grosso, un po' pesante, ma comunque valido. Come sappiamo, il suo problema è il reperimento delle batterie originali. Le batterie non si trovano più da nessuna parte e comunque se si trovano hanno prezzi esagerati. Cosa vogliamo fare con questo video quindi? Vogliamo far diventare il drone eterno e per fare ciò vedremo come utilizzare batterie normalmente reperibili nel mercato. Ci sono vari video su YouTube per installare una batteria esternamente al drone ed io mi sono ispirato in particolare ai video di Andrés Mingorance Moreno, spero si dica così, non me ne voglia. Metto il link in descrizione. Apro una parentesi, ringrazio l'amico Marco per questo bellissimo video al mare che stiamo vedendo adesso e che mi ha aiutato nella costruzione della batteria. Io però non ero soddisfatto ed ho deciso di trovare il modo di inserire una batteria idonea all'interno dell'alloggiamento di quella originale, senza quindi doverla collegare esternamente e senza fare modifiche al corpo del drone, per poterla poi caricare con il caricabatterie originale del drone ed usarla come una batteria originale Xiaomi. Preparare questa modifica significa anche che, una volta impostata la scocca della batteria, potete rovinare le batterie che volete. Basterà togliere la vecchia e inserirne una nuova per tornare a volare in modo veloce e totalmente plug and play. A questo punto andiamo a vedere qual è il materiale che dovete acquistare per fare l'intervento. Prima di tutto avete bisogno di una batteria RC Turnigy High Capacity da 5200 mAh, 4S, mi raccomando 4S, con connettore XT60 che potete acquistare su hobbyking.com oppure su eBay. Il venditore rimane sempre Hobbyking. Lascio il link in descrizione. È necessario poi un connettore di alimentazione XT60 maschio con cavetti collegati di tipo 14 AWG. Lunghezza 10 cm, io l'ho comprato su AliExpress e metto sempre il link in descrizione. È necessario poi un connettore XH da 2,54 mm a 5 pin, sempre con cavetti lunghi 10 cm, con adattatore maschio-femmina, e metto il link in descrizione. È necessario quindi un connettore JST da 1,25 mm a 5 pin con cavetti lunghi 10 cm come quello che vedete, anche questo l'ho comprato su AliExpress. Sono necessarie poi 5 guaine termorestringenti di piccole dimensioni, un saldatore a stagno naturalmente di buona qualità, un taglierino, dei cacciaviti vari, tra cui un cacciavite in plastica, un utensile in plastica di quelli per aprire i cellulari. Infine è necessaria una batteria usata o esausta originale del Mi Drone 4K. Il prezzo consigliato per la batteria esausta è intorno a 20 euro circa, 20-25, 20 più spedizione, quella cifra lì, da utilizzare come donatrice di organi. A questo punto è però fondamentale fare una premessa. Alcuni controller, dopo aver apportato la modifica, sono ancora bloccati. Il firmware del drone blocca le batterie che hanno avuto un undervoltaggio e non consentono al drone di partire. Per questo motivo avete necessità di almeno una di queste due cose. Numero 1, una batteria donatrice sana, quindi senza undervolt e capace di far partire il drone. Numero 2, aver caricato il firmware modificato che consente di far partire il drone anche con batterie che hanno subito undervolt. In descrizione inserirò il link di un gruppo Telegram di amici spagnoli
che ad oggi è l'unico in grado di aiutarvi a risolvere questo problema. Adesso che abbiamo tutto il materiale a disposizione, la prima cosa da fare è creare il cavetto connettore di bilanciamento. Prendiamo il connettore grande XH da 2,54 mm e tagliamo i fili a circa 1,5 cm, 2, quindi spelliamo nelle estremità appena tagliate. Adesso tocca al connettore piccolo JST da 1,25 mm. Tagliamo i fili a circa 3,5 cm, quindi spelliamo nelle estremità appena tagliate. Prendiamo le guaine termorestringenti e tagliamole a metà. Devono essere lunghe circa 2 cm cada una. Adesso prendiamo i fili del connettore piccolo JST, infiliamoli dentro alle 5 guaine termorestringenti e disponiamo i due connettori con la parte metallica visibile rivolta verso l'alto. Saldare i cavetti nell'ordine in cui si trovano, come da immagine, avendo cura di non far saldature troppo grandi da non entrare nella guaina, ma nello stesso tempo abbastanza resistenti da non venire via alla prima sollecitazione. Attenzione anche a non scaldare troppo il filo e da non far avvicinare troppo le guaine al punto di saldatura. Posizioniamo quindi il centro della guaina sopra la saldatura. Scaldiamo adesso le guaine in modo che aderiscano ai fili e alle saldature. Possiamo usare un phon, un erogatore di aria calda o anche un accendino, facendo molta attenzione a non bruciare i cavi, in questo caso mantenersi abbastanza lontani. Inserire a questo punto nel connettore più grande XH da 2,54 mm l'adattatore che troviamo dentro la confezione. L'adattatore va inserito con le asole disposte verso l'alto, cioè dal lato in cui la parte metallica del connettore è visibile. A questo punto il cavetto è pronto, dovrebbe essere lungo circa 8 cm. Adesso è l'ora di prendere la nostra batteria donatrice e cominciare a smembrarla. Per farlo, aiutatevi con degli appositi strumenti per aprire cellulari, che dovete inserire tra il coperchio e il cappuccio della batteria per far leva. Fate attenzione, ci sono degli ancoraggi che si trovano nei punti cerchiati e è sempre meglio non romperli in quanto successivamente dobbiamo reinstallare il tappo. A questo punto svitare le 4 viti che fissano il cappuccio della batteria. Sfilate adesso la parte frontale della scocca e troverete la piastra del controller della batteria a vista. Liberate adesso il connettore di bilanciamento frontale dalla colla gialla. Per farlo aiutatevi con utensili in materiali non metallici per evitare un cortocircuito. Fatto ciò, scollegate il connettore. Adesso dovete aprire la scocca vera e propria della batteria. Aiutatevi con i soliti strumenti per aprire i telefonini oppure con un cacciavite a punta sottile. Tenete presente che gli ancoraggi si trovano nei punti che ho cerchiato in rosso. Fate attenzione a romperne il meno possibile se volete che, una volta richiusa, le due parti restino accoppiate da sole. Ora vi troverete con la batteria aperta. Stando attenti a non rompere i sottili cavetti rosso e nero che restano collegati alla scocca della batteria nel fondo, sollevate la batteria stessa dalla scocca e liberatela dall'involucro frontalmente. Togliete il nastro adesivo da sopra le saldature e vi ritroverete in questa situazione. Sfilate il cavetto con il sensore di temperatura e posizionatelo in modo che non arrechi fastidio. Dissaldate o tagliate il cavetto nero di alimentazione che va dalla piastra del controller alla piastra delle celle e che ho cerchiato in verde nell'immagine, isolando poi le estremità con del nastro isolante. In seguito dissaldate o tagliate i due cavetti rossi che vanno dalla piastra del controller alla piastra delle celle e che lì si uniscono in saldatura, che sono cerchiati in rosso nell'immagine.
Usate l'accortezza di dissaldare questi ultimi dalla parte delle celle se volete riciclarne uno successivamente per fare il collegamento che servirà a consentire il caricamento con il caricabatterie originali da entrambi i connettori di alimentazione. Rimosse finalmente le vecchie celle della batteria, avrete la scocca nella condizione che vedete. Ricordate che le celle esauste sono un rifiuto speciale e come tale deve essere smaltito in modo idoneo. A questo punto, sempre facendo attenzione a non rovinare i cavetti rosso e nero fissati alla scocca, dovete rimuovere la piastra in alluminio sottostante, sollevandola con forza. Aiutatevi con i soliti strumenti o con un cacciavite dalla punta sottile. Adesso la scocca è finalmente libera. Occupiamoci ora di preparare la piastra del controller. Prendete il connettore XT60. Consiglio di tagliare i cavetti di 1/3 o 1/4 per avere meno ingombro nella fase di chiusura successiva. Se non lo avete fatto prima, dissaldate il cavetto nero che collegava la piastra del controller alle celle della batteria e saldate al suo posto il cavetto nero del connettore XT60 nuovo, avendo cura di saldarlo nella stessa direzione del precedente. Sempre se non lo avete fatto prima, dissaldate adesso il cavetto rosso più vicino a quello nero dalla parte opposta della piastra. Al suo posto dovete saldare il cavetto rosso del connettore XT60, facendo attenzione a posizionare la saldatura nella stessa direzione della saldatura originale, in quanto tra questo cavetto e la piastra deve poi inserirsi l'alloggiamento per una vite. Se volete che la batteria si possa caricare da entrambi i connettori con il caricabatterie originale, saldate il cavetto rosso che era rimasto collegato alla piastra insieme al cavetto rosso del connettore XT60, facendo attenzione a non saldarli uno sopra l'altro, ma bensì affiancati. La saldatura deve avere un basso spessore, altrimenti il cappuccio della batteria non si chiuderebbe correttamente. Finalmente con la scocca abbiamo terminato, prendete quindi adesso la vostra nuova batteria Turnigy. Togliete l'involucro blu, da nuda si presenterà con celle a vista superiormente ed inferiormente, mentre lateralmente sarà avvolta da una pellicola di plastica bianca. Con il taglierino create delle asole in corrispondenza dell'uscita dei fili, questo serve per agevolare poi l'inserimento nella scocca della batteria originale. Adesso potete finalmente testare la batteria. Colleghiamo i connettori collegando prima la parte della piastra e poi la batteria. Premete a questo punto il pulsante di test nella piastra. Se tutto funziona come si deve, le luci indicheranno lo stato di carica della batteria come se fosse una normale batteria originale. Se non funziona o se le luci si accendono in modo strano, verificate i passi precedenti e che tutte le saldature ed i collegamenti siano fatti in modo corretto. Se funziona correttamente, scollegate i cavetti dal lato batteria perché adesso dobbiamo richiudere il tutto. Inseriamo la piastra nella scocca seguendo la guida originale e facendo in modo che i perni dei connettori di alimentazione si infilino perfettamente nelle loro sedie originali. Fare in modo che il cavetto nero ed il cavetto di mantenimento passino dall'asola sottostante, tenendo i fili di quest'ultimo abbastanza laschi. Adesso che la piastra è fissata, consiglio di prendere i due fili rosso e nero sottili collegati alla scocca, tirarli il più possibile verso la parte posteriore della batteria e fissarli con del nastro adesivo trasparente per non affollare la zona anteriore nella quale dovranno alloggiare gli altri cavetti ed i connettore. Adesso posizionate la batteria Turnigy nella scocca con i cavi che fuoriescono verso la piastra, passando per le asole che avete creato precedentemente sull'involucro di plastica. Se il cavetto nero non dovesse obbedire, fermatelo con del nastro adesivo.
Collegate quindi i due connettori come avete fatto precedentemente. Facciamo passare il sensore della temperatura sotto il nastro adesivo precedentemente posizionato, mettendolo a contatto con le celle, per fare in modo che continui a misurare la temperatura in modo corretto. Adesso c'è la parte più difficile. Dobbiamo solamente far entrare i cavi e connettori tra la batteria e la piastra, chiudendo la scocca sopra. A few moments later. Quello che mi sento di consigliarvi è, una volta posizionati i cavetti tra la batteria e la scocca, di aiutarvi con degli utensili come dei cacciaviti, possibilmente non metallici, per spingere i cavetti all'interno e riuscire a chiudere la batteria. One eternity later. Ed ecco qua, dopo un altro rosario, la batteria è più o meno chiusa. Ora, se vi sono saltati i dentini qua, gli incastri come a me, io avevo una batteria abbastanza malmessa, consiglio di chiudere qui con del nastro adesivo. Qua davanti lo andiamo a chiudere e farà un po' di forza, ma si chiuderà comunque. Andiamo ora a chiudere la batteria e vediamo cosa succede. Infilato il cappuccio, rimettete le 4 viti. Rimontato il cappuccio, non resta che mettere il coperchio e la batteria è tornata come nuova. Ora caricate la vostra batteria al massimo, infilatela nel drone e volate! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? Un ultimo appunto, la batteria potrebbe essere difficile da togliere, quindi portate sempre con voi degli strumenti da incastrare tra la batteria e il corpo del drone per fare leva e toglierla in modo più semplice. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at. Ringrazio tutti per aver sopportato questo video e se volete vedere altri video fatti male iscrivetevi al canale e magari mettete un mi piace, specialmente se non vi piace. Grazie mille da My Apple Tests e buon appetito! Felt small. Way back before we blew it all.